Lux, la fisica della luce. Lux in latino significa luce. È la misura dell'intensità della luce percepita dall'occhio umano. Un lux si basa sulla quantità di luce che una candela di paraffina illumina una superficie di 1 metro quadro posta ad 1 metro di distanza. Per misurare il livello di luce si usa un luxmetro. Il luxmetro simula la visione umana in 2 modi fondamentali. Il suo sensore si adatta alla sensibilità dei nostri occhi selezionando i picchi verdi e gialli. Il suo obiettivo cattura un campo visivo simile alla visione periferica umana. Questo duplice approccio gli consente di misurare la luce nella stessa maniera nel modo in cui la percepiamo. Ad 1 metro la lettura è di 1 lux. Con queste informazioni possiamo calcolare quali saranno le letture da qualsiasi distanza. Posizionate la lettura lux sopra ad 1 metro di distanza, poi alla distanza richiesta. 2 metri, moltiplicate la distanza al quadrato. 2 al quadrato è 2 per 2, ovvero 4. 1 diviso 4 fa 0,25. La lettura lux a 2 metri sarà di 0,25 lux. Quale sarà la lettura a 10 metri? Moltiplicate la distanza al quadrato. A 10 metri la distanza di lettura sarà di 0,01 lux. Tutta la luce viaggia matematicamente in questo modo prevedibile. È una legge della fisica. La legge del quadrato inverso della luce. Ascoltiamo il professor Eric Rogers che spiega la legge del quadrato inverso della luce nel suo discorso della pistola per il burro. Come una favola. Supponiamo che un ristorante abbia il problema di imburrare i toast e voglia essere molto moderno e farlo con una macchina. Il proprietario inventa una pistola per burro e col burro fuso qui, che può spruzzare fuori, in linee rette il burro così. Qui c'è un pezzo di pane tostato e le linee di burro escono e colpiscono qui, qui e qui e qui e imburrano ovunque. Ora invece di questo le linee potrebbero continuare e potete mettere il toast più indietro ad una distanza doppia, larghe 2 fette di pane, alte 2 fette di pane e tutte insieme avreste 4 fette di pane da spruzzare di burro che sarebbero metà. No, 4 fette di pane tostato imburrate, la legge del quadrato inverso. A una distanza di 3 volte, 3 fette di pane tostato, 3 fette di pane tostato, tutte insieme 9 fette di pane tostato ed otterreste 1/9 del trattamento economico di imburramento. Il primo toast ad 1 metro ha 36 ciuffi di burro, 36 parti di luce. A 2 metri i 36 ciuffi di burro vengono distribuiti su 4 metri quadrati. Il contatore legge solo 1 metro quadrato di quell'area. Se si continua a 6 metri il suo contatore leggerà 1 lux, poiché la luce a 1 metro ora è stata distribuita su 36 metri quadrati. La luce è estremamente buona in velocità, ma non è così brava a mantenere la luminosità. Da una distanza che va da 1 a 2 metri, la luminosità scende a 1/4, a 10 metri 1 centesimo. In una notte buia, senza luna, affinché un essere umano possa vedere una fonte di luce di almeno 0,001 lux della sua luce, deve raggiungere gli occhi. Al di sotto di questo è invisibile. Il faro Creach in Francia è considerato il faro più potente del mondo. Ad 1 metro la luce misurerebbe l'incredibile cifra di 500 milioni di lux. In una giornata limpida ha una portata di 69,5 km o 43,2 miglia. Per quanto potente possa essere a 10 km, la lettura lux della luce sarebbe solo di 5 lux.
A 69,5 km la lettura sarà di 0,10351 lux. Tenendo conto di una piccola perdita dovuta all'atmosfera, sarà presto al di sotto del limite visibile. Abbiamo confermato la portata del faro utilizzando la legge del quadrato inverso della luce. Nota del traduttore. Ho fatto una verifica del faro Creek, che è alto 54,85 metri, su Wikipedia in inglese, mentre nella pagina in italiano è 53 metri ed ha una portata minore, ovvero 61 km. Ma se la Terra è un globo, usando la portata minore di soli 61 km, il faro dovrebbe essere nascosto dalla curvatura terrestre di oltre 96 metri. Mistero della fede.